Chiarini, come stai? Oh no, si vede male. Perché si vede? Ah, perché tu stai... Scusate, errore mio. Ok. Partiamo malissimo. Ok, però adesso si dovrebbe vedere, no? Dai, dopo così. Sì, dai, si vede bene. Ok, perfetto, perché siamo Sì, adesso sì. incappati in un po' di problemi, ovviamente per colpa mia, sempre. Però ce l'abbiamo Vabbè, perché sei il master qui. Sì, master, sì, master degli errori, vabbè. Vabbè, però No, quello insomma, no, quello no. Sì. Però dai, ultimamente sta andando molto meglio, quindi siamo tutti felici per quello. Facciamo. Sì. Ciao, Vimox. E allora, oggi siamo qui riuniti con Simone per parlare di malware analysis. Era un po' analisi di malware, questo inglesismo dove mi è partito. Però insomma... Però è più bello malware analysis. Sì, diciamo, dai, rende tutto più elegante. La voce di Cinnamon che è un po' più bassa di quella di Simo. Ecco qua. Beh, si va di OBS. No, sì, so perché. Perché ti avevo messo un po' più alto. Ok, però così adesso dovrebbe essere buono. Prova a parlare. Testiamolo. Sì, forse così va meglio perché adesso... Sturrare. Oh no, poi è sparito tutto. Allora, aspetta un attimo. La sistemo, datemi un attimo. Per adesso va meglio. Oh no, ancora. Sì, comunque non ci sono mezze misure. O tu sussurri o io grido. No, però dai, Vabbè, tocca fare tuning. Dai, così forse va meglio. Forse. Noi vediamo, nel caso ce lo dicono. Però secondo me tu adesso gridi. Vedendo OBS. Però vabbè, insomma, andiamo avanti. Però è strano. Vabbè. Fateci sapere. E vediamo. E insomma, quindi analisi di malware. Era da un po' che volevamo farlo e quindi abbiamo detto perché non farlo oggi. Esattamente oggi. Per ora come prima, ma aspettiamo anche i feedback di altri. Perché... No. Vabbè, allora modifico la mia. Aspettate un attimo. Mi metto anch'io questo, lo stesso tuo. E adesso vabbè, però l'importante è che si sente Simone, perché sarà lui che parlerà e io dirò scemenze, quindi diciamo pure io le dirò tranquilla. meglio se non si sentono le mie scemenze. Però e quindi vediamo un po' l'analisi malware e io farei partire con il tuo schermo. E perché si vede questo? Ok, sì. Vedete se si vede questo qua di Windows. Ovviamente non guarderò la chat nel frattempo, ogni tanto gli do un'occhiata. Sì, in caso ti dico io. Coppa. Sì, diciamo che avevamo pensato di fare analisi malware perché calzo a pennello nel ruolo di analista. Alcune volte mi capita di farle al lavoro e molto spesso le ho portate anche sul canale. Diciamo che non è che entreremo in chissà che dettaglio, ma mano a mano facendo un po' di esempi, quindi proprio a divertirci, tipo teatro con improvvisazione, prendendo roba random. Vedremo diciamo un po' di concetti, comportamenti di quello che è un mondo molto vasto, perché quella dell'analisi malware è una
branca della cyber security che a sua volta si ramifica in tantissimi ambienti, versioni, tipi di file. Diciamo che partiamo sempre dal discorso che il malware è codice, un programma che fa un determinato set insieme di operazioni. Queste operazioni giovano ad un attaccante e vanno contro una vittima potenziale, che sia ad esempio chiedergli un riscatto perché le ha cifrato i file, oppure perché semplicemente gli ha rubato i file, oppure perché l'ha compromesso per entrare a far parte di una botnet, oppure tante altre cose. Diciamo che i malware si classificano in tantissime cose, in tantissime famiglie, però quelli un pochettino più moderni fanno un po' di tutto. Perché una volta che la catena di infezione... Ma sento un po' di rimbombo, è normale? Quello stavo guardando perché Sì. vedo che il mio microfono è acceso quando tu parli. E quindi stavo cercando di capire perché. Ma forse sono le mie cuffie? Non dovrebbe. Oh. Ciao Dami. Scusate le robe tecniche, però non si sa perché sta Purtroppo ci facendo. stanno. Sì. È strano però perché... System. Ok, prova a parlare. Prova. No, non vedo più che ti lampeggia. Sì, ok, ho sistemato una roba. Ok, dovrebbe essere a posto adesso. Top. Sì, quindi diciamo che abbiamo una variabilità incredibile che, studiando i concetti, ogni tanto mi partono le notifiche della sandbox, scusate. E diciamo che mano a mano uno si impara i concetti, ci mette mano e si fa una sorta di know-how, no? Un po' di bagaglio. Solitamente io mi concentro sempre su analisi malware nel mondo Windows, perché principalmente mi piace farle, però i malware sono anche per macOS, per Linux e anche per altre tipologie di apparati e sistemi operativi. Basti pensare anche a tutti i nuovi spyware che sono usciti per iOS, Android, no? Quindi diciamo che i malware possono targetizzare un po' tutto, possono presentarsi in varie forme, ma perché un po' come dicevo anche prima è codice, ok? È scritto con un linguaggio di programmazione, è un qualcosa che che esegue istruzioni. Comunque ti risento doppio. Penso che da lì venga l'unica sorrente. Boh. Ma non è che c'è tipo doppio audio da qualche parte, tipo qualche fonte collegata? Oh, non lo so. Sto controllando. No, qui non c'è. Questa è l'unica. Strano sta cosa. Se Cinnamon ha anche YouTube aperto potrebbe rientrare dal media. No, però YouTube è stoppato. Cioè lascio solo OBS. Però potrebbe essere forse, vediamo. No, perché solo tu hai, cioè io ho l'audio solo per te, però non capisco perché il fatto è che quando tu parli mi si illumina il microfono, capito?
È strano. Se ti muovi mentre lui parla. Sì. Sì, però. Proviamo. Però, boh, cioè, tipo all'inizio parlo e non rimbomba. Poi, dopo un po' che parlo, rimbomba. Boh, strano. Vabbè, mi muto. Vediamo. Facciamo un test. Ok, puoi andare, io mi ero mutata. Ok, vado. Sì, diciamo ho fatto un po' una premessa da paraculo in un certo senso, ma perché appunto è impossibile dare una linea guida in poco tempo ad una cosa che è molto vasta. Quindi un po' come dico sempre anche sul mio canale, diamo una sorta di direzionalità e poi a partire da quello si imparano concetti, si fa pratica e poi mano a mano si possono vedere sempre più cose. Non vuole essere tipo una live abbastanza noiosa in cui vi riempio soltanto di concetti tecnici, ma diciamo mano a mano li vediamo sperimentando insieme, ok? E non ci siamo preparati nulla prima, perché proprio vogliamo sperimentare e divertirci insieme a voi nel vedere esempi di file che possono appunto essere relativi a fasi di infezioni malware, ok? E quindi ci divertiamo insieme nell'analizzare, vediamo qualche tool, facciamo mano a mano considerazioni, quindi qualcosa di divertente. E in merito a ciò avevo pensato di usare Malware Bazaar, ok? Praticamente c'è questo sito, Bazaar Abuse CH, che è un sito che fa, diciamo, da database, ok? La gente ci può caricare cose. Che cosa però ci carica la gente? Ci carica i file che sono sospetti essere malware. Quindi in un qualche modo, in una qualche forma, codice che serve agli attaccanti per fare cose a discapito delle vittime. E qui ad esempio appena entriamo sulla home page di Malware Bazaar, a parte l'accesso alle API che sono anche a pagamento, oppure a parte la funzionalità, nel caso appunto avessimo un account, di caricare noi stessi i file, possiamo appunto accedere al database, il Malware Bazaar Database, in cui ricercare in base alle nostre esigenze o in base a quello che ci propone gli ultimi file che sono stati caricati. Quindi diciamo che se qualcuno nel mondo, no, ha un account, trova qualcosa di sospetto, poiché lo ha rilevato nel suo contesto lavorativo, nel suo contesto privato, quel che sia, lo carica qua e ci mette anche, diciamo, delle osservazioni in un certo senso. Quindi questo è proprio un vero e proprio repository di file che sono malware o comunque sospetti nell'esserlo. E qui la cosa carina è che ci dà anche una statistica, no? E ci dice che nelle ultime 24 ore sono stati caricati 412 file e, visto che lo uso molto spesso questo sito, vi posso dire che il fatto che lui rilevi Mirai come famiglia di malware più vista nelle ultime 24 ore, ma è pressoché sempre così, è un trend che negli ultimi anni continua a vincere, tra virgolette. Considerate che Mirai è il nome di una famosa botnet. E praticamente una botnet non è altro che una rete, un insieme di computer compromessi che sono governati dall'attaccante, ok? Ricevono comandi e li eseguono. E Mirai è una delle più famose perché è stata una delle più estese e che ha impattato sui dispositivi IoT, quindi principalmente router che non sono propriamente IoT ma anche IoT come i PCAM, stampanti IP o altri dispositivi che si connettono alla rete. E continua ad essere nelle sue varie versioni quello più diciamo diffuso, perché ovviamente avete il malware originale e poi mano a mano la gente ne crea delle versioni, però bene o male quella che è la categorizzazione della famiglia rimane per lo più uguale. E le botnet sono molto ambite perché solitamente vengono usate come servizi a pagamento per sferrare attacchi di DOS, oppure per altri scopi, quindi non per forza noleggiare la botnet per determinati tipologie di attacco, quindi tramite ingaggi,
ma anche magari da parte di criminali, come ad esempio lo è stato per No Name, attivamente usare le botnet per fare propaganda oppure attacchi rivendicati a mo' di ragioni geopolitiche. E quindi questa è stata un po' la prefazione. Come ambiente di analisi, in realtà sto usando questa cosa qui, ok? Come vedete non è il mio computer, io ho una macchina Windows e sopra di questa sto usando VirtualBox, ok? Che mi permette di creare delle macchine virtuali su un host ospitante, che è appunto la mia macchina Windows padre. Quello che succede è che uso la macchina virtuale come ambiente di analisi, tra virgolette sicuro e protetto, in cui posso sperimentare, rompere tutte le cose e trarre delle conclusioni a seguito delle analisi. Solitamente io consiglio di fare una cosa. Se voi dovete analizzare un malware per un sistema operativo, ad esempio Windows, la macchina virtuale deve essere Windows. La macchina però che la ospita, quindi quella che sta sotto, dovrebbe essere di un sistema operativo differente. Quindi diciamo che in questo caso sto usando una bad practice. Ma perché semplicemente? Perché se il malware mi scappa dalla macchina virtuale Windows, mi entra nel mio sistema ospitante che è sempre Windows e quindi potrei tipo diventare compromesso io stesso, ok? Diciamo che è una modalità un po' paranoide, ok? Perché difficilmente capita una cosa del genere, però mai dire mai. Quindi di solito io in questo caso avrei dovuto usare, ok, una sandbox Windows in cui fare i miei esperimenti e come host ospitante una macchina Linux, oppure viceversa. Poi indubbiamente esistono malware che funzionano su più sistemi operativi, magari perché sono stati scritti in Python o altro, però questa è una prefazione che mi piace sempre fare all'inizio. E in merito a questo volevo cercare insieme a voi un file totalmente a caso da analizzare. Sulla base di quella che è la mia esperienza, di solito l'esempio un pochettino più carino è quello di partire da un file Excel, ok? Che in quella che è la predisposizione di un attacco di ingegneria sociale include del codice, script, sotto forma di macro. Cioè praticamente Excel permette di usare una sorta di linguaggio di scripting per automatizzare roba noiosa, e questa roba qui rientra nel mondo delle VBA macro. Il problema è che gli attaccanti sfruttano questa cosa che è legittimamente usata per iniziare quelle che sono le fasi di infezione di un malware. Ok, e di solito è l'esempio più carino, perché che cosa succede solitamente in un contesto aziendale, ma anche in un contesto globale? Ok, esistono gli zero day, esistono tutte le strategie di attacco, ma una delle strategie più diciamo carine e ben viste dagli attaccanti è l'ingegneria sociale. Mandano email di phishing, nell'email di phishing ci avete l'allegato ad esempio Excel, questo viene aperto dall'utente vittima sotto inganno, perché magari l'attaccante si impersonifica come un venditore, come un collaboratore, come un amico. L'utente clicca abilita macro, che è quel pulsantino giallo sostanzialmente che vedete nel file Excel appena lo aprite, che vi dice ma vuoi abilitare le macro? Considera che è pericoloso. Voi se l'abilitate seguite il codice che in automatico fa cose, e di solito quello che trovate nel file Excel è un primo codice che vi scarica altre componenti. Infatti le infezioni malware un pochettino più complicate hanno tanti stadi, quindi avete un primo stadio, poi quindi un primo modulo, da questo vi si scarica un'ulteriore componente, da questa ancora si può scaricare un'altra componente e così via. L'approccio modulare in questa catena di infezione è comoda per gli attaccanti, perché se loro si creano il malware del secolo, che è l'ultima testata finale della bomba sostanzialmente, non se lo vogliono bruciare subito, e quindi negli stadi precedenti tendono a capire se la vittima è una vittima voluta, disabilitare le difese, raccogliere informazioni di interesse e vedere se la vittima è in un contesto dove non si vuole attivare il malware, e quindi si fa tutto questo staging, tutto questo progresso, sia per evitare una rilevazione da parte dei sistemi di difesa, sia per spianarsi un po' un ambiente favorevole all'infezione dell'ultimo malware finale.
C'è sempre l'esempio classico: se c'hai un malware russo e c'è la tastiera caucasica o la lingua caucasica, di solito il tuo PC non viene scelto come vittima, perché il malware va, quindi il codice sostanzialmente va a controllare quelle caratteristiche, e se vede questa cosa qui e il malware è russo, solitamente non attacca. Mentre se magari si accorge che il dispositivo vittima è inglese, statunitense, eccetera, lo attacca. Questa è una piccola parentesi, un piccolo esempio di come potrebbe comportarsi. E questa è un po' la fase, no, di prefazione di quello che avevo, ecco, in mente. Ora, tu mi chiedi, Vimox, non farlo scappare dalla VM, non basta non attivare il bidirezionale. Allora, ci stanno tante cose che potrebbero far comunicare la mia sandbox, quindi questa roba qui, col mio host ospitante, ok? Qual è il discorso? Di solito che cosa succede? Abbiamo anzitutto questa parte qui, ovviamente vi parlo di VirtualBox. Questa parte qui permette di collegare le periferiche del vostro PC anche alla VirtualBox stessa. Questo praticamente le espone a possibili infezioni, quindi il malware vi infetta la chiavetta USB, ad esempio, e quindi voi se ficcate quella chiavetta USB in un altro PC, infettate quell'altro PC. Quindi questa è la prima cosa a cui dobbiamo stare attenti e sganciarli nel caso in cui dobbiamo far partire l'analisi. Poi c'è il discorso, come dicevi tu, anche della bidirezionalità, che troviamo qui come opzione, appunti condivisi e trascinamento e rilascio, ok? Questo potrebbe essere un possibile canale abusabile dal malware, e quindi se noi non stiamo attenti potremmo autofregarci. Un altro aspetto è quello delle cartelle condivise. Di solito chi usa le macchine virtuali, per far comunicare la macchina virtuale e il host che la ospita, ok, si creano queste cartelle condivise dove appunto condividere file. Ecco, di solito io, a parte che non le uso quasi mai, prima di iniziare appunto un'analisi in cui io eseguo il malware, ecco che le sgancio. Un aspetto però ancora più importante è quello delle configurazioni di rete, ok? Solitamente io quando lavoro di VirtualBox, qualora devo analizzare il malware staticamente, senza eseguirlo e senza magari andare su fonti OSINT, quindi su siti che mi permettono di arricchire le mie analisi, io la metto semplicemente su non connesso, quindi in un certo senso la macchina è isolata da internet. Se invece li devo dare internet, uso NAT, che abilita il poter andare su internet da parte della VirtualBox, ma non ricevere le connessioni in entrata. Cioè la VirtualBox con la NAT riesce a fare una comunicazione bidirezionale con internet e con quelli che sono i dispositivi remoti. Però se qualcuno dall'esterno vuole attivamente raggiungere la mia VirtualBox non ci riesce, c'è bisogno di una configurazione avanzata. Quello che io sconsiglio di fare quando fate le analisi malware è usare scheda con bridge, perché questa vi crea una rete di comunicazione tra macchina virtuale e host che la ospita. Quindi se il malware tende a fare movimento laterale, si chiama in gergo, e quindi si diffonde, tende a diffondersi tramite delle tecniche, ecco lì che tramite rete, letteralmente tramite connessioni di rete, mi infetta la macchina. Stessa cosa per scheda solo host, che poi considerate che con il bridge la macchina virtuale vi entra addirittura nella LAN, quindi se il malware è stato creato per infettare la LAN, vi infetta tutta la LAN, se ci riesce. Scheda solo host permette la comunicazione di solamente la macchina virtuale con l'host ospitante, e quindi certamente queste due io le sconsiglio. Poi ovviamente il rischio zero non c'è mai. Il malware potrebbe avere lo zero day di turno per VirtualBox per fare sandbox evasion, quindi esce fuori e ti infetta comunque. Però questo è un rischio che uno mette in considerazione. Mi viene da farvi l'esempio di iOS, no? Con gli ultimi exploit kit tipo Corona, no? Tipo uno va ad exploitare il WebKit di Safari, e Safari in contesto di ambiente browser ha un contesto di sandbox, ok? La roba che sta lì dentro non può uscire fuori e infettarvi il dispositivo mobile, quindi il vostro dispositivo iOS. Però ci sono state delle zero day che hanno permesso all'infezione, al malware, di scappare dalla sandbox e quindi infettarvi l'iOS. Quindi comunque quando fate queste cose il rischio zero non c'è mai. Difatti si consiglia di usare un vecchio PC per fare analisi malware, ma ovviamente, come anche nel mio caso, non è sempre possibile, quindi tecnicamente io me la sto rischiando.
Però ecco, ci tenevo a dirvi un po' di accortezze che uno deve tenere in considerazione quando fa queste cose. Vorrei aggiungere che è per questo che l'ho fatto fare a te, perché io ho paura. Va bene, tanto l'ho già fatto tante volte. Sono pronto a cambiarmi tutte le password. Va bene. Bene. Di certo non userò l'ultima versione di Lockbit in questa live, No? perché lì ho paura. Sei sicuro? Sei Vediamo sicuro? che cosa troviamo. Sì. E, ok, quindi su questa sandbox ho fatto un po' di configurazioni eccetera, mano a mano vediamo i vari step e vediamo i vari tool che uso. A volte userò delle bad practice, però per pura pigrizia barra voler usare la connessione per poter approfondire le analisi anche qualora eseguissi il malware. Però ecco, mano a mano vediamo le cose. Allora, io volevo cercare insieme a voi, qui nel database, un possibile file Excel, no? Se noi facciamo questa tipologia di ricerca, e in realtà ci viene in aiuto anche questa sorta di leggenda di Malware Bazaar, possiamo usare questa ricerca qui. Vogliamo ricercare sulla base del tag, perché come vedete ogni caricamento ha dei tag di ricerca. Volevo ricercare in base a questo i file Excel, molto semplicemente. Ora prenderò roba a caso, quindi non so fino a dove con l'analisi ci spingeremo, però ecco, il bello e il divertente è quello, sostanzialmente. Ecco, se io cercassi file tipo Excel, io già ottengo, ecco, dei file che la gente ha caricato e alcuni li hanno già categorizzati. Tipo questi file Excel sono stati associati ad esempio a questo Remote Access Tool, RAMCOS. RAMCOS RAT è praticamente una famiglia, poi vai a capire che versione è nello specifico, è una famiglia di RAT, cioè di malware che permettono ad un attaccante di governare da remoto il tuo PC, molto semplicemente. Oppure c'è ad esempio la famiglia di Snake Keylogger. Un keylogger è semplicemente un malware che ti legge tutto quello che metti da tastiera e lo manda all'attaccante. Oppure c'è questo X-Worm. Il worm è un malware che ha come caratteristica principale quello di autodiffondersi. Però come vi ho detto prima, non esistono più i malware che fanno solo una determinata cosa, perché non conviene. Quando un attaccante si fa un bucio tanto per riuscire a fregare qualcuno e infettare qualcuno in una compagnia, in un target, tipo banalmente fregare l'utente X che scarica l'allegato dalla mail e lo esegue, e questo richiede tanto tempo, non è sempre facile, tendenzialmente vogliono il massimo impatto e la massima resa, e quindi prediligono malware che fanno tantissime cose. Tipo banalmente, se usassero un ransomware, ok? Ransomware CryptoLogger, che è quel famoso malware che vi cifra tutto il sistema, tutto il file system, e vi chiede un riscatto per riottenerlo sostanzialmente utilizzabile. Di solito quei malware fanno tantissime altre cose, fanno diffusione, fanno esfiltrazione di informazioni, infatti poi c'è l'addoppio riscatto, cioè il primo riscatto è: ok, ti do la chiave di decifrazione, mi hai pagato tanti milioni di euro e quindi io ti permetto di riottenere file, ma adesso tu mi devi pagare ancora perché io ti ho esfiltrato i file. Difatti ogni tanto sentiamo le news di terabyte di informazioni che un'azienda target di ransomware è stata soggetta ad esfiltrazione, e quindi ritrovate nella pagina Telegram o del dark web di quel gruppo ransomware il riscatto, ovvero abbiamo 2 tera di Pinco Pallino SRL, se non ci pagano 200.000 euro rendiamo pubblico il tutto. Il problema però è: se tu paghi, almeno in Italia sei sanzionato per aver pagato, e poi non hai ovviamente nessuno che ti tuteli, della serie ho pagato i criminali, come faccio a sapere se i criminali mi rimettono in sesto, ok? Ma è sicuro che vieni sanzionato se paghi? Perché io sapevo che c'era una proposta Se lo di legge scoprono... Dimmi. Sì? Vai. No, da quel che so, se le autorità competenti tipo ACN scoprono che tu hai pagato il gruppo ransomware appunto per pagato il riscatto, ti sanzionano, perché dovrebbe essere proprio vietato che tu paghi letteralmente per il riscatto. Ok, non sapevo.
Pollo sta chiedendo, ma come si Dov'è? diffonde dalla rete e la chiave come viene inviata prima o dopo posta da un Allora. file con la chiave o in un altro modo? Allora, come si diffonde dalla rete? Considerate che i malware tramite codice non fanno altro che automatizzare le tecniche che gli attaccanti usano. Quindi io, Simone, al posto di farmi tutti gli stage, tutte le fasi di attacco manualmente mettendoci un sacco di tempo, il malware con il codice lo fa subito, ok? Quindi ad esempio, un esempio, come si diffonde in rete? Come farebbe un attaccante? Inizia a scansionare la rete. Quindi inizia a vedere gli host che sono presenti, magari trova altre macchine Windows e tenta in un qualche modo di entrarvici tramite brute force oppure tramite altre tecniche, ok? La chiave per i ransomware dipende un attimino che tipo di ransomware si usa, perché i vari gruppi potrebbero usare una crittografia simmetrica a singola chiave oppure asimmetrica, ok? Di solito quello che usano è da quel che ho letto è più un'asimmetrica, quindi usano la chiave che pubblicamente ti danno e incorporano nel ransomware, ti cifrano il tutto, e la privata per decifrare te la danno solo se tu paghi. E Con poi ti danno anche il SSH programma di decifratura comunque. Ti danno anche il programma di decifratura, dico. Penso di sì, anche perché c'è bisogno di uno scriptino che ti faccia fare tutto il pezzo, quindi sì, esatto. sì. E SSH potrebbero farlo con qualunque altro protocollo, dipende quello che hanno pensato i criminali. Altra domandino. Allora, credo che in Italia se un'azienda paga un ransom non potrebbe avere sanzione, ma dopo un eventuale processo non c'è una norma. Tecnicamente non è illegale pagare, il problema maggiore è che si rischia violazione delle norme antiriciclaggio, quindi se fai reverse puoi avere la chiave. Allora, se fai reverse puoi avere la chiave, però dipende appunto se ci riesci, punto 1, e poi se è appunto simmetrica, perché se non è simmetrica è inutile. Ora, lato normativo non lo so, io vi dico quello che so per sentito dire. Lato normativo non ne ho idea, non mi è mai capitato. Ok. Allora, io direi, anzi faccio scegliere a voi, quali di questi qua volete che proviamo? Date primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Ditemi voi. Scegliete. Tanto uno vale l'altro. Sì. Andate, scegliete. Se no qui siamo fino a notte. Se no scelgo io, tanto. Allora, non mi intanto interessa vi tanto dico... il contenuto quanto il concetto. Sì, però intanto vi dico, mentre aspettiamo, che se volete sapere come si configura un ambiente, Simone ha fatto un video che troverete nel suo canale e troverete in descrizione il link, e in più, come vi ho messo nello stream, potete comprarvi anche il libro di Simone e trovate anche il link in descrizione, quindi insomma avete tutto. Grazie per la cheat, grazie, ti ringrazio. E Vimox dice 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questo qua? Quindi l'ultimo. Me lo apro di qua. Sì. Comunque forse ho sistemato, forse era Discord che prendeva l'audio in modo strambo, non so. Che lo prendeva? Il Discord. Ah, ok. E ok, dai, facciamo questo. Considerate questo, quando voi aprite un campione, ok? Tipo questo qui che ho aperto tramite la parte cliccabile, vi viene data una pagina del genere. Tralasciando le frasette standard vi viene dato questo SHA-256, che è una sorta di fingerprint, di identificatore univoco,
che voi riuscite ad ottenere di un file, di un contenuto in generale, dopo aver applicato una funzione di hash che applica questa tipologia di algoritmo. Ok? E lo SHA-256 è uno dei più usati ancora, perché è ancora considerato buono a livello di hashing. Ok? Quindi ad esempio non è raramente proprio in maniera statistica quasi verso l'impossibile che generi collisioni, a meno che uno non si metta a testarle con computer quantistici, e lì qualcosa potrebbe trovare. Però per dirvi, in un normale contesto va più che bene ancora. Ci dà un po' di informazioni in realtà sulla base di quello che è stato il caricamento dell'utente. Ci dice: guardate, SHA-256 è questo, però lui ci ha calcolato anche uno SHA-3 che è ancora più moderno come hashing, uno SHA-1 che è un po' più semplice, un MD5 hash. L'MD5 è sottoponibile a collisioni, è meno sicuro. Lo human hash è una cosa tanto per ride, cioè nel senso sono tante parole separate da trattini, come in questo caso, che servono ad identificare tra virgolette il file. E poi il file name è questo, a quanto pare, avpo eccetera, xls però.bin. Qui si può scaricare il file, questa è la sua dimensione in byte, la categorizzazione a livello di rilevazione, quando è stato rilevato, tipo di file e cose che non mi ricordo, cioè queste cose qui non le so. Altre cose, in realtà ci sono ulteriori informazioni di una pre-analisi tra virgolette. Considerate che l'OLE è un tipo di file in Windows che può essere ad esempio il file Excel banalmente. Vari file in Windows, specialmente della categoria dei file Office, sono tipologie di file OLE e questi si possono analizzare con dei tool. C'è ad esempio il tool scritto in Python che vedremo se va tutto bene, o le dump che poi vediamo, ok? E già una preanalisi del contenuto viene fatta in un certo senso. Quindi questa è la composizione, come vedremo, di questo file Excel a quanto pare. Origin country Brasile, e qui abbiamo un pochettino di risultati relativi a Sandbox. Esistono dei servizi, però principalmente per usarli sono a pagamento, le versioni gratuite sono molto limitate, che vi fanno da sandbox automatiche, quindi vi fanno ok, e vi danno il report di quello che hanno rilevato, e qui ce ne avete un po' in realtà, sia quello sia risultati ottenuti dalla analisi che gli antivirus si fanno. Poi altre informazioni, ci viene detto che questa roba qui, questo file, è relativo, origina da email di phishing in realtà. Lui dice mal spam perché sono state mandate a mo' di spam tante email, molto probabilmente, poi questa sarà la categorizzazione standard usata, però ecco, mail di phishing che conteneva questo allegato. Ecco qua, distributed via email attachment. E poi non c'è altro. Ok. Qua altre domande. Ma alcuni fanno i malware con l'AI, ma usare il vibe coding per fare malware non penso che li convenga più di tanto. Che gli stessi malware devono essere scritti bene in maniera sicura, perché sennò espongono gli attaccanti o comunque potrebbero, ecco, predisporre vulnerabilità del malware stesso per disinnescarlo. È un po' una fregatura. Allora, vediamo un attimino. Io direi che possiamo scaricarci innanzitutto il sample. Considerate questo. Gli attaccanti, ma anche noi analisti, gli attaccanti per mandarlo verso le vittime e noi analisti per trasferirlo, quando dobbiamo appunto trasferire quello che è il sample, quello che è il campione, quindi il file da analizzare, di solito non lo trasferiamo in maniera nuda e cruda. Quindi ad esempio io ho il malware.exe, lo prendo e lo trascino da qualche parte, oppure lo metto nella chiavetta USB e la ficco in un altro dispositivo. Non si fa perché espone accidentalmente a rischi di infezione. Inoltre
Se quella roba lì, se quel file lì è riconosciuto e noi ci dobbiamo fare le analisi, lato analisti viene subito bloccato e quarantenato dall'antivirus. In questo caso abbiamo il Defender semplice. Lato attaccanti non gli conviene perché viene in realtà già bloccato a monte. Già l'email viene categorizzata come phishing dai sistemi anti-phishing e anti-malware che solitamente in azienda vengono usati, e quindi non si pone neanche il problema che rivede una vittima. Ok? E quindi la tecnica di trasferimento è quello di prendere il file, metterlo in un file compresso e zipparlo con una password. E in questa maniera qui automatismi non riescono ad entrare dentro perché il file è protetto da password e quindi non avviene l'analisi automatica. A volte però succede che password banali, come in questo caso infected, potrebbero essere testati da alcune soluzioni di difesa. Quindi letteralmente il zip protetto da password viene brute forzato dalla soluzione di difesa e se si riesce ad estrapolare nel contenuto questo viene analizzato. Ok? Quindi questa è un po' la storiella. E quindi noi scaricheremo un file zip protetto con questa password. Consideriamo una cosa, in questa sandbox andiamo su sicurezza di Windows. In questa sandbox andiamo innanzitutto a salvarci il file hash, perché tanto dopo lo perderò, quindi scusate un attimo che me lo salvo da qualche parte. Considerate che dovrò riavviare più volte la macchina virtuale perché sicuramente nel fare le varie strategie di analisi dovrò riniziare da zero, tra virgolette. Me lo salvo qui. Considerate che di solito quando voi vi configurate una macchina virtuale, VirtualBox vi permette di fare una cosa: creare uno snapshot o istantanea. Cioè sostanzialmente è come se creaste uno stato di memoria della macchina sandbox ben configurata, così che mano a mano che la usate potreste, ecco, corromperla, e al posto di ricrearla da capo, che ci vogliono ore, voi semplicemente fate ripristina allo stato pulito. Ok? Quindi questo pesa a livello di memoria perché vi crea una copia della macchina, però vi permette di evitare di dover creare più volte la stessa cosa. Scarichiamo lui, tanto vedo se ci stanno domande. Sì, Pollo chiede quindi esegui e si sblocca la zip e come si genera uno SHA. Allora, lo SHA si genera quando tu usi un programmino e ti calcola appunto la funzione di hash su quello che è il contenuto che dai in input. Tipo in Windows, ora vi faccio vedere, c'è il comando getFileHash da PowerShell. Oppure in Linux c'è il programmino SHA-256SAM. Oppure banalmente ci viene dato. Oppure se noi carichiamo su qualche strumento di analisi online il file, in automatico ci calcola e ci dà anche appunto il file hash. Comunque mi sento come tipo quegli streamer che hanno i tecnici dietro, no? Mi sento molto come tipo i tecnici, solo che faccio un pessimo lavoro. No, quindi vabbè. non mi pagare. È già tanto quello che fai. È molto complicato effettivamente, non l'avrei mai detto. Sì, nemmeno io. Però, cioè, lo vedi, ancora non ho iniziato a fare niente e ho dovuto fare una narrativa infinita di tante cose. Vabbè, sì, comunque e quello è una che ho roba detto non è ancora complessa. niente. Esatto, vabbè, per sì. farvi capire che comunque ci vuole tanta pazienza e tanto tempo. Quindi me lo sono scaricato, ok? Primo test che possiamo fare. Su Windows abbiamo due principali cose, in realtà tre, però adesso ne vediamo due per semplicità. La parte dei firewall, che adesso attiviamo per ridere, che ci dovrebbe difendere da attività perpetrate da hackerini da fuori, sostanzialmente. E poi abbiamo il fantastico Defender di base, che non se la cava effettivamente male come potrebbe sembrare. E lui ha tante opzioni di difesa, ok? Quindi c'è la protezione in tempo reale, quindi semplicemente appena viene scaricato un file, in questo caso è stato scaricato ma il contenuto non può essere analizzato perché è protetto da password, quindi appena lo estraiamo
o gli facciamo partire noi una scansione automatica, oppure lui, il defender, parte in automatico e lo analizza, e se rileva un malware lo blocca. E poi ci stanno tante altre cose, tipo protezione fornita dal cloud, che ci serve per la sincronizzazione con le informazioni in cloud, oppure invio automatico del file, quindi quando rileva la minaccia lo manda a casa madre per l'analisi, e poi altre cose, ad esempio anti-manomissione di alcune configurazioni. Di solito quando voi non volete lui che vi rompa le scatole, disabilitate tutto, quindi anche la protezione in tempo reale, oppure lavorate di esclusioni, quindi voi eseguite il malware da un determinato percorso del vostro file system, lo mettete in esclusione. Però il problema è che se voi attivate il malware, quello va a fare tante cose sul file system, crea altri file dove appunto non c'è l'esclusione, quindi comunque poi il defender viene, subentra e vi rompe le scatole. Quindi quando dovete attivare il malware, eseguirlo, dovete disabilitare il defender. Quindi adesso per la scienza lo lasciamo attivo e Per andiamo la ad scienza. estrapolarci. Esatto, eccolo qua, ci andiamo ad estrapolare il contenuto. Quindi per estrapolarci il contenuto mi apro 7zip, che è molto valido come toolino. Selezioniamo il file scaricato, che è questo. Ma non so quanto si veda bene perché non è tanto zoomato, però più di così mi sa che per adesso non posso zoomare. No, credo Clic che destro, più o meno si vede. Anzi doppio clic, facciamo extract, enter password, le andiamo a mettere la password che ci ha detto malware bazaar, infected. Ok, ora questo è il file Excel incriminato. Spostiamocelo, anzi lasciamocelo qui, apriamoci le proprietà. Windows Defender ha già agito, vedete? Protezione da virus e minacce rilevate. Il Defender è intervenuto, ok? E ha messo e ha bloccato, diciamo, quella che è la minaccia, e in realtà l'ha quarantenata. Andiamo su cronologia della protezione, eccoci qua, siamo qui. Ha rilevato, queste sono firme proprie di Windows che scattano quando rilevano minacce di un qualche tipo. In questo caso ha rilevato un Trojan, ok? Un Trojan è un malware che si distingue un po' come il cavallo di Troia, no? Quindi dal mito c'è questo cavallo di Troia che contiene una minaccia. Nel nostro caso il cavallo di Troia è l'Excel, che si spaccia di essere un normale file Excel, che però al suo interno contiene roba cattiva. Come vedete me l'ha messo in quarantena, ok? Ora, in realtà io posso in questo caso fare, al posto di rimuovere il file, il ripristino. Ovviamente non fatelo a casa. Non fatelo a casa, non ripristinatelo. Esatto. In teoria adesso mi ha preso il ripristino, non mi dovrebbe più rompere le scatole. Se tutto va bene, mo lo disabilito così non ci rompe più le cose, i cosiddetti. Disabilitiamo anche il firewall, tanto I malware. Non ci rompe più i malware. Esatto. Questo disabilitiamo tutto. Ok, poi qui protezione rotti, gestisci impostazioni, disabilitiamo la tempo reale. A posto. Allora, una cosa scontata che non è scontata. Quando voi state dentro la sandbox di analisi malware, non usate documenti sensibili, non usate credenziali di account sensibili, non usate nulla di personale che sia relativo a sessioni, credenziali o altro, perché il malware, se è un info stealer, vi ciuccia tutto, ok? E lo manda all'attaccante. Questo diciamo che ci vincola molto nelle analisi, perché banalmente un file Excel, per poterlo appieno analizzare, abbiamo noi bisogno di Excel, della suite Office. Però se io metto il mio account Microsoft 365 qui dentro e per caso, per sbaglio, eseguo il malware, quello potrebbe ciucciarmi via l'account, ok?
quindi non si fa. Si usano delle versioni, si usano altre cose. In questo caso io uso senza account LibreOffice, che è la versione per i poveri barra Linux più storpiata, ok? Che funziona ma non funziona, però ecco, diciamo che fa il suo. Quindi occhio a non eseguire cose in sandbox dove avete dati sensibili, sessioni o altre cose. Vediamo se ci stanno altre domande intanto. Sì, Pollo ne ha fatto qualcuno. Allora. Quindi seguire Defender usa questo marchio per identificare. In questo caso ha usato questa firma, ce ne stanno anche altre. E in che linguaggio si fanno i malware per Windows? Li puoi fare in tanti linguaggi. Solitamente li fanno in C, C Sharp, Golang. È tutto manuale, in che senso? Adesso sulla VirtualBox sono sul NAT perché ho bisogno di usare internet. E nada per adesso. Allora, quindi noi stiamo qui, proprietà. Altra tip. Vediamo se mi ricordo qui come si fa. Dovrebbe essere proprietà, no. Non mi ricordo da dove si entra. Allora, cosa stai cercando? Visualizzo. Allora, che cosa succede? Che gli hackerini, quando vi creano il file malevolo, a volte usano una strategia, quella della doppia estensione. Quindi magari, se voi vi aprite il file, potreste trovare al posto di questo, che non so quanto si veda, ma finisce con XLSX. Aspettate che mi apro un editor di testo, ve lo zoom. Cioè gli hackerini potrebbero usare questa strategia per non destare sospetti. Al posto di avere un file tipo malware XLSX, o meglio, al posto di avere questo, che è palesemente un file eseguibile di Windows, ok? Quello che fanno è la doppia estensione XLSX, punto. Ok? Cosa succede? Che magari voi da una prima occhiata vedete solo questo, però non vedete che c'è questa estensione, ok? E quindi vi fregano con l'occhio. Poi c'è una tecnica in Windows che adesso non mi ricordo, che tramite un carattere speciale fa in modo che questa parte qui esista, funzioni, ma voi non la vedete, e quindi vedete solo questo, ok? Quindi c'è il trucchetto della doppia estensione, oppure a volte sui file più conosciuti Windows non vi fa vedere l'estensione, ok? E questo è pericoloso. È sempre utile che voi attiviate nella visualizzazione dei file, nel vostro file system, la visualizzazione delle estensioni nascoste, o comunque estensioni in generale. Qui se vedete c'è una checkbox, estensioni nomi file, che in questo caso già è flaggata, ok? Quindi occhio, vi potrebbe tornare utile per vedere cose strane. Poi un'altra cosa, su Windows come in Linux esistono i file e le cartelle nascoste. Ve ne accorgete che una cosa è nascosta perché al posto di avere il colore giallo deciso c'è un giallo più trasparente. Ora non so quanto si veda, ok? Anche qui, dalle configurazioni di visualizzazione, dovete fare in modo di far vedere quelli che si chiamano elementi nascosti o file nascosti. E in questo caso si chiamano elementi nascosti. Quindi se io la levo non vedo più le cartelle nascoste, se io la metto le inizio a vedere. Le cartelle nascoste di base sono nascoste perché l'utente medio non ne ha bisogno, ok? Però in ambito di analisi i malware le vanno ad usare queste cose nascoste e quindi vediamole, ok? Vediamo se ci stanno altre domandine. Ok, bene. Adesso. Vediamo sto file Excel, che cos'è? Siamo qui, download. Proprietà non ci dice niente di che, ci dice che è un XLSX, non ha doppia estensione a primo occhietto e c'ha questa dimensione in KB. Allora, il discorso del calcolo dell'hash.
In Windows, se voi vi aprite la Windows PowerShell, quella zoom un attimo. Proprio l'hai detta in C'è- inglese. Esatto. C'è un comando, in Windows i comandi si chiamano commandlet, che si chiama, sperando di non sbagliare, considerate che non ho la tastiera in italiano, quindi sbaglierò un po' di caratteri. Get file hash. Ok? Come funziona? Allora io me ne vado un attimino con change directory in downloads, dove con dir visualizzo il contenuto, no? E qui ho il mio file XLSX, ok? Che per nome ha lo SHA-256. Questa è una convenzione di Malware Bazaar. Cosa succede? Se io faccio get file hash di questo file qui, guardate che mi ha preso e incollato il tutto. Se io faccio questo, posso dire con l'opzione, non azzecco il trattino, eccolo qui. Con Intanto l'opzione- rispondo a Vimox che chiede se la live è salvata quando la terminate. Sì, sarà salvata, la puoi vedere, e in più comunque Simone la mette anche sul suo canale, quindi comunque hai l'imbarazzo della scelta. Yep. Ok, quindi mettiamo come algoritmo SHA-256. Oh, purtroppo mi ha sovrascritto il tutto, vediamo se l'ha preso. L'ha preso. Ok? Mi ha detto, e questo comando quindi mi ha detto, guarda, per il file che si trova in questo percorso, ok? È stato applicato l'algoritmo SHA-256 e questo è lo SHA-256. E se vedete è uguale a quello che ci aveva dato Malware Bazaar, che è stato messo per convenzione nel nome. Ok? Di solito per evitare accidentali compromissioni si tende ad interagire il meno possibile con il file, specialmente se è un eseguibile, quindi specialmente se è un file che se appena lo clicchi si esegue, ok? È un attimo che ti sbagli. E quindi solitamente gli analisti cambiano l'estensione. In Windows le estensioni contano. Se voi avete un file.exe, doppio clic, lo eseguite per sbaglio, purtroppo l'avete eseguito. Se però le cambiate le estensioni sempre tramite PowerShell, quindi senza interagire con lui, perché se voi lo cliccate facendo clic destro cambia nome, potreste comunque sbagliare e cliccare col doppio clic. Quindi sempre da PowerShell in maniera sicura si va a cambiare l'estensione, magari li mettiamo ABC. Poco importa ai fini dell'analisi, in un frangente in cui l'analisi è un po' più statica, ok? E per fare questo non mi ricordo il comando, era tipo change qualcosa. Oppure Se non mi puoi date fare là. il move, tipo fai move. Esatto, possiamo, cioè c'era un altro comando, però puoi fare anche banalmente il move. Quindi rimettete, facciamolo subito. Lo facciamo sul zip, così non ci compromettiamo quello lì. Noi facciamo così, mettiamo ABC come estensione, stacco da qui, un po' come in Linux in realtà. Non era il move però, non mi Ma ricordo forse devi come- scrivere proprio move, perché in PowerShell sono pazzi. Proprio move, move. Vediamo. Ma non No? era questo. Ah. Non mi ricordo, aspettate un secondo. Change extension from PowerShell. Così vedete anche la parte in cui non vi ricordate le cose, perché io le faccio sempre queste cose, ma come vedete la memoria. Rename item. Vabbè, però posso dire, alla fine c'è Google, quindi. Poi adesso avete No, ma per pure forza. l'intelligenza artificiale, quindi. L'intelligenza artificiale la potete usare come assistente. Sì, per i comandi alla fine, se non, secondo me, no, te devi usare il pat anche. Fatto. Cioè, E new name. sì, sì. Guardate che Windows è molto rompiscatole con l'uso di PowerShell. Precisino. Sì, dovete dare tante cose. Ok, c'è questo e poi c'era il new name. Ma è impossibile ricordarsi tutto a memoria. No, ma infatti non serve, qui. secondo me. L'ha preso? Ah, Non l'ha no, preso. ma dice che è in uso in un altro processo. Ah, vabbè.
Sì, Perché forse scusate. l'hai aperto. Ah, Pam. No, stava in 7-zip. Eccolo qua. Pam. sì. Eccoci qua. Ok? Chiaramente non è più un file riconosciuto da Windows, .zip, quindi per cui c'è un programma che lo riesce ad aprire, lo riconosce tramite estensione e quindi ci dà questo file vuoto, no? Come per dire, se faccio doppio clic, con cosa lo apro? Io non lo so, non lo conosco, non ho niente che me lo apra questo punto ABC. Ok? Bene. Vediamo qualcos'altro di spicy. Croccante. Croccante. Allora, vediamo il file Excel, lo apriamo con LibreOffice, ok? Come se usassi Excel normale. Purtroppo però LibreOffice è più limitato rispetto ad un Excel normale. Vediamo se esplode o me lo apre. Vabbè, mi sembra tutto normale. Sì, diciamo che poi ovviamente non abbiamo neanche la mail di phishing, però suppongo che sia coerente a questa roba Sì. qui. Ok? Che poi apro e chiudo parentesi, le informazioni che vedete qui dentro vanno prese un po' con le pinze, non è detto che siano reali, e apro e chiudo parentesi di nuovo, magari il bro ha caricato questo file sospetto che poi alla fine non è neanche un vero malware. Diciamo che per adesso Defenderci dice che è un malware e quindi andiamo un attimino a cercare il capello, però a volte capita che caricano file che poi si rivelano essere falsi positivi, ok? Può capitare anche questo. Ora vediamo un po'. Comunque posso Qui dire che riportano... fare un Excel così è difficile. Sì, Cioè, non so se questa è stanno tanti un'immagine, cosi. forse. Boh. Vabbè. Questa è un'immagine, in realtà Ah, è tutta ok. un'immagine, non è niente di tabella. Ah, ok. Sembrava una Fantastico. tabella, sì. Che poi Ok, qui mi dà il ok. lucchetto. Quindi vuol dire che è pure protetto questo foglio in un qualche modo. E poi abbiamo questo sheet 3. Ok. Ok. Non c'è nessun invito a fare enable macro, quindi ad abilitare le macro, Mhm. però il brutto di LibreOffice è che con il contesto delle macro è un po' ritardato, ok? Quindi magari in un Excel normale mi appariva subito il bannerino enable macro, quindi difficilmente lo fa e quindi dobbiamo un po' forzare manualmente le cose, ok? Per analizzare i file Office che potrebbero contenere script o in generale, come nel caso degli Excel, VBA macro, bisogna considerare che i file Office sono file di tipo OLE, ok? E questa tipologia di file si possono analizzare in maniera safe, tra virgolette, con OLE dump, che Didier Stevens, questo signore, questo bro, ha creato in Python come tool. E in realtà c'era pure la paginetta blog di Didier Stevens in cui ci fa anche un walkthrough su come usarlo. Qual è il fine ultimo? Andare ad estrapolare senza interagire direttamente con il file, lo fa lo scriptino in Python per noi, con quelli che sono i metadati, informazioni di contorno di quello che in questo caso è l'Excel. E nel caso in cui ci siano degli script, delle macro, andare ad estrapolarne il contenuto e visionarlo. E in realtà in un certo senso il tool stesso ce le segnalerà nel caso in cui ci fossero. Mi chiudo un attimo lui e cerco di fare un po' di magheggi con i percorsi, nel senso che il tool OLEDump ce l'ho qui dentro, eccolo qui, l'avevo già scaricato. Ci prendiamo il percorso, azzecchiamo il carattere giusto perché non ho avuto tempo di mettere la tastiera in italiano e adesso non ci È riesco. bellissimo. Eccoci qua. Ogni volta è un suicidio. Sì. Perché purtroppo ho scaricato la ISO statunitense, inglese, ok? Quindi a prescindere è un po' così. Sì, ok. E vediamo, speriamo, perché a volte si bugga, se ci funziona anche il Python che ho installato qui dentro.
Ok. Quindi noi stiamo eseguendo il toolino o le dump tramite l'eseguibile di Python che ci fa da interprete, perché Python è il linguaggio interpretato, e le andiamo a mettere il file. Ora, per semplicità, anche a livello di analisi successive, mo vediamo un attimo, mettiamo questo come malware XL6. Quindi noi semplicemente le andiamo a mettere il nome. Vediamo se funziona. Perfetto. Non è quello che volevo vedere in realtà, nel senso che non penso che ci sia qualcosa di croccante qui dentro, almeno visibile tramite questo, ma mo vediamo. Quando voi eseguite le dump, in un certo senso il vostro file Excel viene scisso, viene analizzato sezione per sezione. Ogni sezione, che è identificata da questo numero, si chiama stream, flusso. Abbiamo sezioni meno interessanti e più interessanti. In generale contengono quelle che sono le informazioni del file Excel, quindi anche i metadati, non per forza solo il contenuto. Lo stesso di Dear Stevens però ci dice una cosa. Io con il mio dump vi segno con M piccola contenuto VBA script, però non a livello di codice, a livello di metadati. Quindi in teoria io qui non mi aspetto di vedere uno script che magari è malevolo, mi aspetto di vedere delle informazioni di contorno a mo' di metadati. Ok? Stessa cosa per questo, questo e questo. Quello che io volevo vedere era una M grande, che secondo Dear Stevens ci fa vedere del vero e proprio script, del vero e proprio contenuto malevolo, ok, all'interno del file. Ora, se noi andiamo per curiosità con "-s", quindi stiamo selezionando... dov'era? Qual era? Era questo qua. Questo qua. Ce la puoi fare, vai. Ce la posso fare? Oh, eccolo qua. Ecco. Con "-s" posso selezionare tramite il numero lo stream, quindi uno di questi qua, e vedere il contenuto. Per aiutarci nella visualizzazione usiamo anche "-v". Mannaggia, eccolo qua. "-v" fa una decompressione, ma in questo caso penso sia abbastanza inutile sul output. Vediamo ad esempio cosa c'è nello stream 10. Nello stream 10 ci sono questi metadati che sono relativi a sheet 1. In realtà, se ci apriamo di nuovo un attimo questo file qui, se lo apre. è un po' così. Vabbè, ci sta. Ce la puoi fare? Comunque Pollo chiedeva come si rendono persistenti i file all'avvio. Ci sono tanti modi in realtà. Ci stanno tanti modi. Cioè, mo ti finirei 2 ore di live soltanto per dirti quello. Considera che due principali modalità sono chiavi di registro e startup folder. Maledizione. Allora, qui mi dà errore perché c'è Oledump che sta facendo cose, ok, con il file. Vediamo se ci riesce adesso. Oh, che pazienza. Vediamo la chat. Tanto che lui smette di impazzire. Sheet 1 era il foglio accanto a quello bloccato che avevamo visto, se non ricordo male. Vediamo un attimino gli altri stream. Lo vedi come... no, sei impazziato. Vabbè, sei impazzito. Lo vedete come non mi dà nessun contenuto a livello di script, ma solo attributi? Questo significa M piccola, ok? Comunque penso di averlo rotto. Sì, sta provando ad aprirlo in continuazione. Va bene. Questi sono i metadati per l'altro foglio, sheet 2. Ma quindi poi, se ci fosse stato qualche cosa dentro, cosa avresti trovato qui, in questi attributi? Codice VBA, quindi prima gli attributi e poi subito sotto codice VBA, quindi script. Ok. Mm-hmm.
Mo magari ne prendiamo un altro di file Excel e lo becchiamo. Questo è un po' particolare perché c'ha pure un foglio protetto. Tanto l'ho impazzito. Allora, così. No, a posto. Niente, questo è il This Workbook. Mhm. E vabbè, quindi io non mi aspetto in realtà di trovare magro qui dentro, se vi devo essere sincero, se vi devo dire la sincerità. Poi non so se sono state ficcate in un'altra maniera da qualche parte, ok? Perché non si sa mai che tecniche usano. Poi non le conosco tutte, ovviamente. Allora, Pollo, LibreOffice. puoi mandare sempre email a spam qua Mhm. @proton.me. La rimando sempre. Allora, considera me l'ha riaperto alla fine. Ah, ok. Solo che qui non mi viene in realtà in mente niente. Diciamo che nella mia finestra ideale mi aspettavo una macro al suo interno. Vediamo una cosa. Se voi andate su strumenti di LibreOffice, ci avete proprio macro. Ok? E se voi fate modifica macro, in realtà vi permette di visualizzare quello che c'è al suo interno. Un po' come fa anche OLEDAMP. Ok? Però qui, diciamo, lo dovete aprire e ci dovete interagire. Qui in realtà c'è una cosa vuota, non c'è niente di che. Qui c'è roba, suppongo, standard. E qui dentro non c'è niente di che. In realtà, se ci ricordiamo, lo stesso Malware Bazaar ci dava, no? Un dump di Ole, un Ole dump, no? Sempre con Ole dump l'aveva fatto. Troppe volte dump ho detto. Vediamo se ci riapre un attimo la pagina. Vedete qui? Ole dump. 10 sezioni. Eccole qua. Che in realtà sono quelle che abbiamo trovato anche noi. Sì. Eccole. Ok. Solo che non so se da qui possiamo, ecco, estrapolare qualcosa di interessante. Tipo, no? Se io andassi a vedere il workbook, che è la sezione 7, o se no cambiamo, ma solo perché vi voglio far vedere qualcosa di divertente e purtroppo c'ha bisogno di tanto tempo questo, anche prepararselo, eccetera. Allora, questo è il contenuto esadecimale del workbook. Vabbè, poco ci interessa per adesso. Ma sì, se no prendiamone un altro e vediamo, giusto per vedere cosa esce da OLEDAMP. Perché io non so se levando, disattivando la protezione del foglio, ok? Succeda qualcosa. Prova, sì. E allora, perché non si sa mai che succeda qualcosa in automatico, mi apro un programmino che monitora le attività di processi in Windows, ok? Fa parte della sysinternals, si chiama Process Monitor. Monitora attività su file system, attività di rete, attività sui registri e attività di processi. Ma giusto per non farci scappare nulla, non si sa mai. Sysinternals, anzi lo cerco direttamente pure da qua, però come on. Speriamo non esploda, perché è pesante. Quindi lui adesso sta registrando e registra attività di registro, chiave di registro, file system, rete, processi e thread. Adesso noi qui, io la password non la so per sbloccare il foglio. Supponiamo, nel caso più semplice, che sia vuota. La password non corrisponde, niente da fare. Suppongo che nella mail di phishing sia stato dato sia stata data la password. E se provi quell'infected? Ora proviamo anche l'infected. Magari ci rendono la vita facile. No. Qua non c'è niente di strano. Era capitato una volta, però diciamo che l'avremmo visto con OLEDAMP nel caso, che nel caso di un stealer c'era uno sheet, un foglio, in cui praticamente era vuoto, come questo qui, ok? Però che cosa succedeva? Che gli attaccanti avevano nascosto il codice script che si costruiva poi dinamicamente in fase di esecuzione con la macro,
in tipo la riga 999 millesima. L'avevano scritto su sfondo bianco in bianco per farvi capire che Bellissimo. tecniche usano. E quindi magari con questa tecnica lo vedevamo, però a prescindere non ci dovrebbe essere in questo caso. Una cosa curiosa che possiamo fare però, dal momento che per adesso non ci ha dato gioie questo file sample, è quello di prenderci lo SHA, andare su Virus Total, Mm. perché dovrebbe essere una cosa conosciuta, ce l'ha riconosciuto lo stesso Defender. E in teoria, questo l'hanno migliorato anche in versione gratuita e senza account, ci potrebbe dare un po' di delucidazioni e magari anche suggerimenti. Ok? Vediamo un attimo. Virus Total non fa altro che aggregare tanti motori, engine, analizzatori di vari vendor di sicurezza, oltre che report di sandbox. Ok? È super riconosciuto. 28 vendor di sicurezza su 61 in questo caso lo riconoscono come malware. C'è questa parte interessante che hanno ultimamente aggiunto, che è il Code Insight, che in questo caso cosa ci dice? Contains only the default Visual Basic attributes. Ok, e questa parte qui ci sta dicendo un pochettino quello che avevamo visto noi, questa parte qui, Però... che Ah, no, c'ha... c'è. No, Dimmi. niente. No, pensavo non ci fosse sheet 3, invece c'è. Ok. Ah, ok. E sì, considera ci sta dicendo che ci stanno gli attributi di default, però no executable code. Lo vedi che ci sta confermando che non c'è? Sì, In sì. nessun modulo. Però uno potrebbe dire, ok, ma allora dove sta la parte malevola? E in questo caso però non so rispondervi. Questi sono i casi in cui uno si dovrebbe infognare e iniziare a provare tante cose, ok? Che potrebbero appunto darci degli insights. Ma Secondo tipo me però... nella Sì, community non dicono niente? adesso vediamo. Però secondo me Ok. qui il fatto della protezione foglio è quella che sbloccherebbe qualcosa, secondo me. Può essere, sì. Allora, community lo continuano a riportare appunto come Trojan, Mhm. però mi viene da dirti, se siamo fortunati, c'è un'analisi dinamica su AnyRun, forse, Ah, perché ok. magari non l'ha messo. E lì vediamo proprio gli screen. AnyRun è una sandbox online, che però se voi fate le analisi pubbliche rendono mediante report pubbliche le cose che analizzate, quindi non mettete roba sensibile, se no la riusciamo a vedere tutti. Voi andate in reports e cercate per SHA-256. Che fortuna. Eccolo. Infatti, ce ne sono più di una, a quanto pare. Perfetto. Apriamoci questa, vediamo che cosa è successo qui. Eccolo, è lo stesso. Vedi che c'è Vediamo un se... ex. in questo caso però è quello che ha aperto il file. No, dico quello dopo. Il secondo ex. Quale? Slui. Ma questo dovrebbe essere una cosa sua. Però magari Ah, è ok. correlata, Mo Ok, vediamo, non è no, detto. vediamo. No, perché a volte capita che processi legittimi vengano usati per sporchi, diciamo, sporche attività. Ok. E poi non vorrei che magari LibreOffice, che è limitato, ci vincoli a determinate cose che vediamo con Excel. Sta Può sandbox, essere. capito? E questa sandbox, come altre, però, ti predispone il pacchetto Office. Quindi in questo caso c'è il vero Office effettivo. Però, cosa possiamo vedere? In realtà lui si ferma qui e non succede niente. E in realtà, se tu fai caso sotto, sullo sheet 2, sul foglio, non c'è sta il lucchetto particolare. Però come vedi qui si è fermato, cioè non è andato avanti, non ha eseguito niente, si è fermato, come se non E ci se fosse vedi le niente. altre? Vediamo le altre. Vediamo questo che cosa riporta. Ma giusto per curiosità, lo vedi qui è successo qualcosa? Sì, sì. È successo qualcosa. Vediamo. Lui lo apre con Excel. Poi va in macro security.
Macro settings, le abilità. Mhm. Ma non succede niente. Qui lui dice macro 1, disk workbook, ma non c'è macro 2. Praticamente lui sta manualmente eseguendo tutte le macro che trova per vedere se scatta qualcosa. Però in teoria sono vuote. Sì, Vediamo può questo se essere. c'ha qualche cosa. Però qui non c'è niente, quindi forse è scattato per altro. Capito? Sì. Vediamo un attimo. Sets XML DOM element text script. Perché io non vorrei che lo script l'abbiano nascosto in un qualche modo, in una qualche forma diversa. Ok? Però qui non c'è niente di particolare. Nel senso che qui abbiamo un warning, però non vedo stringhe strane. È strano comunque. Sì, molto strano. Vediamone un altro, poi scegliamo un altro file Prova il Excel, giusto? penultimo. Il penultimo perché Sì, c'era il c'è avuto malwareino. occhio. Sì, Sì, hai avuto occhio, perché qui c'è il malwareino. Vediamo un sì. attimo. Oddio, non so se è il malwareino, No, dice forse era debug. debug, però boh, era uno Però diverso, vediamo. quindi. Allora, comunque il file sempre quello è. Però lo vedi che appena lo apri non ti viene chiesto enable macro, ok? E invece No, solitamente accade che te lo chiede. perché non ci sono macro, come hai visto prima. Sì. Quindi diciamo che il file in sé non sembrerebbe far niente. Quindi abbiamo preso un po' un Oh, abbaglio. ma è Magari... strano però. sì, è molto strano. Perché comunque viene rilevato Sì. come cattivo. Vediamo qui nel behavior, nel comportamento. Tipo nell'analisi qui Eh, comportamentale parlano di scripting. Però in questo caso sì. non c'è. Dove l'hanno rilevato? Scusa, sali Qui c'è sopra. tanta... Guarda, qui c'è tanta monnezza. Ma Sì. dove? No, scendi dove c'è scripting, Sì. tipo qui. Perché secondo me, perché vedi che qui dice detect suspicious PowerShell process start with però dice ok, no. Il problema è che non sappiamo dove sia e da dove sia stato eseguito però questo. Però Può essere pure che vede la sandbox e non fa niente. può essere, ma mi pare strano perché non abbiamo eseguito niente. Però lo vedi qui, Questo tipo in sì. questo caso è uscito fuori il PowerShell offuscato. Eccolo, che ha fatto cose. Non Sì. vorrei che però fosse magari, tiro ipotesi, una versione disinnescata dell'Excel, però lo SHA è uguale? Non lo so. In teoria dovrebbe cambiare però lo SHA, quindi ne Anche dubito. perché effettivamente tu la vedi bloccata, ma le altre analisi non era bloccato lo shit, quindi è diverso. Però prima noi possiamo andare ad aprirci il report delle sandbox. Mhm. Fammi vedere se c'ho qualche link. O se no lo posso direttamente cercare così. Ops. Aspettate, vediamo un attimo. Beh, non mi ricordo se qui c'è stata da qualche parte la parte di link. Qui display grouped. Full reports. Proviamo con lui. Qui ci stanno i report. Vediamo un attimo. Però vedi che Però contains, sì, nel nostro caso però non ci stanno. DB macros. Però dice document as an encrypted value indicate of goodware. Cosa significa? Dove? Quella, proprio questa. Cioè è relativa allo sheet o ok. As an Strano. encrypted value indicated goodware. Boh. Boh. Però noi ce l'abbiamo disinnescato. Strano. Vabbè, dai.
Proviamone ad aprire un altro, scaricare un altro. Sì, dai, velocemente, giusto per Velocemente. vedere. Ma giusto per dare un po' di zuccherino, per vedere uno scritto nascosto. Tanto per ridere. Sì. Tipo, facciamo lui. Purtroppo è così, ragazzi, non sempre Vabbè, va sì. tutto come ci si aspetta. Vabbè, però secondo me è questo il importante il bello. processo, come dicevi tu prima, non è tanto poi vedere, cioè alla fine è più importante quello che si fa che non il resto. Cioè, Mhm, anche se esatto. comunque non c'è il malware qui, però si sono viste tante cose. Quindi, È quello il valore aggiunto. sì, Tanto stiamo facendo comunque una cosa nel chill. Allora, sì. questo lo leviamo. Questo l'abbiamo scaricato. Corsi Mannaggia, dice: se provi a zippare il file e poi vai nello zip su XL Worksheet, potresti forse vedere qualcosa. E poi dice: grande analisi tecnica. Quindi c'è un complimento. Grazie. Però non ho capito la cosa dello zippo. Se provi a zippare il file e poi vai nello zip su XL Worksheet, potresti forse vedere qualcosa. Però se tu zippi il file, cioè noi abbiamo già il file zippato, quindi forse se vai in XL Worksheet potresti vedere qualcosa, dice Corsi. Cioè nello zip, se tu entri nello zip senza unzippare. RIP, ormai l'ho cancellato. Però ok, non avevo mai sentito questa tecnica. Però la segno, magari mi funziona. Vabbè, quindi quella la vediamo per il prossimo, dai. E allora, che cosa mi sono fatto? Questo qua. Eccolo qui. Avevo disabilitato il Defender, quindi adesso non ci dovrebbe rompere le scatole, ragazzi. Mettiamo malware. Download. Stiamo qua, ok? Sempre lui. Però è quell'altro file, ok? Questo è un altro file che ho scaricato. Sarebbe questo. Snake Keylogger. Vediamo qui. Qui c'è un ole dump. E qui forse troviamo qualcosa. Mo' vediamo, Allora, possiamo eseguire lo stesso comando di prima. Tanto non è cambiato niente. Però pure qua... Allora, qui ci stanno stringhe strane, ok? Non ci vengono date M grandi relative ad eventuali macro. Però c'è anche da dire che in un qualche modo mi hanno fatto impazzire con gli escaping, eccetera. L'ole dump. Ok, mi ha dato una sorta di syntax error. Ah, sì, è vero. Prima non c'era. Particolare. Non so se è fatto apposta. Se io provassi ad esempio a vedere uno, mi dà bello grande. una fracca di contenuto che potrebbe essere una stringa codificata. Però, allora, vediamo un attimino con LibreOffice, ce lo apriamo, curiosiamo. È impossibile anche... Ah, è proprio danneggiato, raga. Niente, ce ne dobbiamo scaricare un altro. Mannaggia. Oh, no. Non ci abbiamo proprio fortuna questa sera. No. Allora mi spengo questo che mi consuma risorse. Proviamone un altro. Proviamo l'ultimo, se va bene, se no, giusto perché è uscita una live già troppo lunga purtroppo, però è così. Vediamo questo se ci Posso dice dire qualcosa. che per me però sono cose interessanti, quindi che è spero, lunga, ecco, va bene. l'importante è questo, che vi sia piaciuto, ecco. Visto che alla fine sono spettatrice. Parlo io da spettatrice. Diciamo che tiri avanti però la baracca dal punto di vista gestionale. Ognuno il suo adesso. Insomma. Anche ora sto audio lo vedo volare ogni tanto, però vabbè. Lo muto comunque, quindi... Allora, proviamo così, Affected.
Ormai mi è presa la tacca pure a me. Perché magari sono pigro, non mi va di iniziarle, poi quando le inizio mi ci inizio a chiudere. Vai, Mettiamo un aprila download. direttamente. Vai. Siamo pazzi. Vai. Sta iniziando a farsi sentire la, diciamo, la pesantezza computazionale sulla mia sandbox. Infatti inizio a fare le bizze. Vai, ce la puoi fare, Sandbox, vai. Se non la riavvio Ti tanto è fiamo veloce. per te. Allora, ok. Può essere che magari Round 2. qualche Excel funzionava davvero e te l'ha infettato davvero, ma Può non ce essere. ne siamo accorti. Può essere, e questa è la magia. Magari il mio account YouTube, il mio canale è già in mano ai burundiani. Oh no. Mo' mi arrivano le notifiche di sicurezza di Google. Può capitare. Sì. Ecco, si è no. impallato questo. Posso, chiudi. Ok. Facciamo un altro test. CLS, pam. Era il 7-zip che mi si era impallato, infatti mo' è più libero. Ah, ok. Ah, vediamo un po'. Niente, tutte M piccole. Sembra di fare tipo... Sembra un po' di ludopatia. Mi so. Vabbè, dai, insomma, è andata così. Vediamo se ce lo fa aprire solo per curiosity. Ah, sì. Ok. No, non Però si vedi sa. che anche questo è bloccato. È bloccato. C'è il lucchettino. Strano. Magari è proprio la tipologia, forse. Però posso dire che è una bella tecnica, secondo me, bloccare. Cioè, si può fare che tipo tu esegui la roba dopo che lo sblocchi? Non l'ho mai fatta, però di solito il bloccare i fogli serve proprio per nascondere sta roba. Però mi viene pure da dirti, non so, perché non l'ho testato, non so se con OLEDAMP puoi vedere anche la roba del foglio protetto. E forse però non la puoi vedere, E sempre però sull'onda del fatto che non so se LibreOffice è un po' buggato da questo punto di vista. Infatti, sempre per Just Curiosity, voglio vedere su AnyRun se c'è un report pure per questo. Sì. Mi sono preso lo SHA, ma solo per vedere se loro sono incappati in qualche macro, in qualche script che vediamo subito. Comunque AnyRun mi piace un sacco, non so, mi mette proprio simpatia. Io lo uso sempre al lavoro, è molto bello, molto funzionale, comodo. Vabbè, a pagamento però, no? Sì, ma per tanto non lo pago io. Sì, vabbè, sì. Però a pagamento è figo. Allora, qui ad esempio al bro che ha aperto il file gli dice this document is both encrypted and password protected. Ah. Ok? Later stronger encryption. Do you want to increase the security by converting to an open? Ok. Però lui poi non è andato avanti. No. Non ha cliccato yes. Questa è particolare, potrebbe essere qualche nuova tecnica o vecchia riutilizzata, però non la conosco. Anche qui la stessa. Sì. Però qui hanno usato l'Excel normale, quindi se io non usavo LibreOffice mi sarebbe comparsa una cosa simile. Può essere. Però è interessante. Sì, diciamo che quando lo fai su questi sample random che la gente carica, non sempre trovi tipo il malware effettivo che fai l'analisi da zero fino alla fine, capito? È un po' così. Sì. Insomma. Però dai, bello. Sì. Vabbè, poi per il resto ci possiamo... vabbè, questo è la registrazione, pussa io. Va bene. Per il resto ci possiamo perdere fino alla fine dei tempi, chiacchiere. Sì. Allora io ci metto grandi, rimetto il tuo libro, sempre. È stato... Vabbè, invogliare a comprarlo, compratelo. Io ti devo dire la verità, lo sto ancora leggendo. Sono molto lenta a leggere i libri. Ma è grande. Sì. Roba.
Sì, 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 però per quello che ho letto mi sembra un buon libro, quindi Cinnamon approved. Dai. Va bene. E questo era tutto. E grazie Simone per questa analisi. Vediamo se poi riusciamo a farne altre che magari il mio microfono non impazzisce. Magari mi Però preparo insomma. qualcosa. Vabbè, sì, dai, poi vediamo. Vediamo. Anche poi te lo dico, secondo me è comunque tanta roba hai fatto vedere, soprattutto un sacco di roba che non conoscevo. Quindi per me è approved di nuovo. Top. Però vabbè. Vabbè, questo. Però insomma, grazie a tutti per aver seguito e niente, ci vediamo alla prossima live e quindi ciao. Ciao a tutti, grazie.